Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Elebrato Ellipta A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Ultimo aggiornamento. 1 marzo 2022. Cos'è Elebrato Ellipta? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Elebrato Ellipta durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Elebrato Ellipta? Elebrato Ellipta ha un farmaco a base del principio attivo fluticasone più meclidinio più vilanterolo, appartenente alla categoria degli farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, cortisonici più anticolinergici più adrenergici e nello specifico adrenergici in associazione con anticolinergici, incluse triple associazioni con corticosteroidi. È commercializzato in Italia dall'azienda A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Elebrato Ellipta può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Elebrato Ellipta 92 mcg/55 mcg/22 mcg polvere per inalazione in contenitore monodose 1 inalatore 30 dosi. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: GlaxoSmithKline Trading Services Limited. Concessionario: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: fluticasone più meclidinio più vilanterolo. Gruppo terapeutico: farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, cortisonici più anticolinergici più adrenergici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: Elebrato Ellipta è indicato come trattamento di mantenimento nei pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva, BCO, da moderata a severa, che non sono adeguatamente trattati dalla combinazione di un corticosteroide per via inalatoria e un I2 agonista a lunga durata d'azione o una combinazione di I2 agonisti a lunga durata d'azione ed un antagonista muscarinico a lunga durata d'azione, per gli effetti sul controllo dei sintomi e la prevenzione delle riacutizzazioni, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Posologia. Adulti. La dose massima è raccomandata a una inalazione di Elebrato Ellipta 92, 55, 22 microgrammi una volta al giorno, ogni giorno alla stessa ora. Se una dose viene dimenticata, la dose successiva deve essere assunta alla ora consueta del giorno seguente. Popolazioni speciali. Pazienti anziani. Non ha richiesto alcun aggiustamento di dosaggio nei pazienti di età maggiore di 65 anni, vedere paragrafo 5.2. Compromissione renale. Non ha richiesto alcun aggiustamento di dosaggio nei pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 5.2. Compromissione epatica. Non ha necessario alcun aggiustamento di dosaggio nei pazienti con compromissione epatica lieve, moderata o grave. Elebrato Ellipta deve essere utilizzato con cautela nei pazienti con una compromissione epatica da moderata a grave, vedere paragrafi 4, 4 e 5.2. Popolazione pediatrica. Non esiste alcun uso specifico di Elebrato Ellipta nella popolazione pediatrica, sotto i 18 anni di età, nell'indicazione BCO. Modo di somministrazione. Elebrato Ellipta ha solo per uso inalatorio. Istruzioni per l'uso. Le istruzioni per l'inalatore di Ellipta da 30 dosi, fornitura per 30 giorni, descritte di seguito, si applicano anche all'inalatore di Ellipta da 14 dosi, fornitura per 14 giorni. A. Preparare una dose. Aprire il coperchio quando si è pronti a prendere una dose. L'inalatore non deve essere agitato. Far scorrere il coperchio completamente verso il basso finché copyright non si sente una Euroclick. Il medicinale è ora pronto per essere inalato. Il contatore scala di 1 le dosi per conferma. Se il contatore non scala le dosi quando si sente la Euroclick, l'inalatore non rilascerà la dose e dovrà essere riportato al farmacista per un consiglio. B. Come inalare il medicinale. L'inalatore deve essere tenuto lontano dalla bocca, espirando fino a che possibile, ma non espirare nell'inalatore. Il boccaglio deve essere posto tra le labbra e le labbra devono essere chiuse fermamente intorno ad esso. Durante l'uso le prese d'aria non devono essere ostruite con le dita. Inalare con una lunga, costante e profonda ispirazione. Questo respiro deve essere trattenuto il più a lungo possibile, almeno 3-4 secondi. Rimuovere l'inalatore dalla bocca. Espirare lentamente e delicatamente.
Il medicinale o il suo gusto potrebbero non essere avvertiti, anche quando si utilizza correttamente l'inalatore. Il boccaglio può essere pulito usando un panno asciutto prima di chiudere il coperchio. C. Chiudere l'inalatore e sciacquare la bocca. Far scorrere il coperchio verso l'alto fino in fondo, per coprire il boccaglio. Sciacquare la bocca con acqua dopo aver utilizzato l'inalatore, non deglutire. In questo modo la probabilità di sviluppare effetti indesiderati quali dolore alla bocca o alla gola sarà minore. Per maggiori informazioni per l'utilizzo del dispositivo, vedere paragrafo 6. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Asma. Il Lebrato Ellipta non deve essere utilizzato in pazienti con asma, poiché non è stato studiato in questa popolazione di pazienti. Non per uso in acuto. Non ci sono dati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacologiche clinicamente significative, mediate dal fluticasone furoato omeclidinio vilanterolo a dosi cliniche, sono considerate improbabili a causa delle basse concentrazioni plasmatiche ottenute dopo somministrazione per via inalatoria. Interazione con beta bloccanti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Il Lebrato Ellipta insieme ad altri farmaci come Eurosatazanavir Accorda Euro, Eurosatazanavir Crca Euro, Eurosatazanavir Milana Euro, Eurosatazanavir Sandoza Euro, Eurosderonavir Accord, compresse rivestite a Euro, Eurosderonavir Orobindo, compresse rivestite a Euro, Eurosderonavir Dottor Redis, compresse rivestite a Euro, Eurosderonavir Ega Euro, Eurosderonavir Crca, compresse rivestite a Euro, Eurosderonavir Milan, compresse rivestite a Euro, Eurosderonavir Sandoz, compresse rivestite a Euro, Eurosderonavir Zentiva Euro, Eurosevotazza Euro, Eurosgenvoia Euro, Eurositraconazolo Doc Generica Euro, Eurositraconazolo Ega Euro, Eurositraconazolo Milan Genericus a Euro, Eurositraconazolo Sandoza Euro, Eurositraconazolo Teva Euro, Eurositragerma Euro, Euroscaletra, compresse rivestite a Euro, Euroscaletra, soluzione a Euro, Euroslopinavir Ritonavir Accorda Euro, Euroslopinavir Ritonavir Milana Euro, Eurosnorvir, compressa rivestita a Euro, Eurosnorvir, polvere per sospensione a Euro, Eurosprezzista, compressa a Euro, Eurosprezzista, sospensione a Euro, Eurosreietax, capsula a Euro, Eurosrezolsta Euro, Eurosritonavir Milana Euro, Eurosritonavir Sandoza Euro, Eurosporanox, capsula a Euro, Eurosporanox, soluzione a Euro, Eurostribilda Euro, Eurosintuzza Euro, Eurostrazzera Euro, Eurostriesporin, capsula a Euro, Eurostriesporin, soluzione a Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere il Lebrato Ellipta durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere il Lebrato Ellipta durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati riguardanti l'uso di fluticasone furoato omeclidinio vilanterolo nelle donne in gravidanza. Studi su animali hanno evidenziato tossicità riproduttiva ad esposizioni non clinicamente rilevanti, vedere paragrafo 5.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Fluticasone furoato omeclidinio vilanterolo non alterano in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse riportate più frequentemente con il Lebrato Ellipta sono state nasofaringiti, 7%, mal di testa, 5%, ed infezioni del tratto respiratorio superiore, 2%. Tabella, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Un sovradosaggio verosimilmente produrrà segni, sintomi o reazioni avverse dovuti alle azioni farmacologiche dei singoli componenti, sindrome di Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, diminuzione della densità minerale ossea, secchezza delle fauci, disturbi di accomodazione visiva, tachicardia, aritmie, tremori, mal di testa, palpitazioni, nausea, iperglicemia, ipocaliemia. Non esiste un trattamento specifico per il sovradosaggio con il Lebrato Ellipta. In caso di sovradosaggio, il paziente deve essere sottoposto a un monitoraggio adeguato e secondo necessità. Il beta blocco cardioselettivo deve essere considerato solo per gli effetti da grave sovradosaggio di vilanterolo che siano clinicamente rilevanti e che non rispondano alle consuete misure di sostegno dei parametri vitali.
I medicinali beta bloccanti cardioselettivi devono essere usati con cautela nei pazienti con una storia di broncospasmo. Ulteriori trattamenti devono essere secondo indicazione clinica o secondo raccomandazione del Centro Nazionale Antiveleni, ove disponibile. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, adrenergici in associazione con anticolinergici ivi comprese triplici associazioni con corticosteroidi, codice ATC, R03 al 08. Meccanismo d'azione. Fluticasone furoato / umeclidinio / vilanterolo A1, proprietà farmacocinetiche. Quando fluticasone furoato, umeclidinio e vilanterolo sono stati somministrati in associazione per via inalatoria in una singola inalazione in soggetti sani, la farmacocinetica di ciascun componente è stata simile a dati preclinici di sicurezza. Gli effetti farmacologici e tossicologici osservati con fluticasone furoato, umeclidinio o vilanterolo negli studi non clinici sono stati quelli tipicamente associati a glucocorticoidi, antagonisti del recettore muscarinico beta 2, agonisti. Elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, magnesio stearato, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Elebrato e Lipta a base di fluticasone più umeclidinio più vilanterolo sono 3G e Lipta. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.